Di cosa parliamo oggi? Elementi decorativi. Questa è una tavola da stiro vecchia che io non usavo più, dove appunto la struttura era di legno. L'ho recuperata, quindi ho usato una pittura acrilica bianca, dopodiché ho comprato questi vasetti che si trovano nei negozi dei cinesi, comunque nei negozi che vendono prodotti per la casa, bazar, questa tipologia di negozietti dove veramente costa tutto molto poco, e quindi li ho messi sulla tavola precedentemente preparata con dei fiorellini, e questo è il risultato. La vernice acrilica con finitura opaca, quindi non vernice acrilica con finitura lucida, perché chiaramente per quanto riguarda l'aspetto un po' trasandato, un po' vecchio, la vernice lucida non si presta, e quindi va utilizzata una vernice ad acqua acrilica con finitura opaca. Questo cassettino invece è stato recuperato da un vecchio comodino, e praticamente io non ho fatto altro che creare un fondo con sempre un tessuto floreale, mettere due cuoricini che ormai trovate ovunque, un po' di finta ederina, e questo è il risultato finale. Cornici antiche, chiaramente senza dipinto all'interno, quindi veramente solo la cornice posizionata sopra la testata del letto. Semplicissimo da realizzare, perché non dovete fare altro che andare in un mercatino e recuperare due cornici antiche che vi piacciono di più. Possono essere anche colorate, non necessariamente d'oro, possono essere di qualsiasi colore, a voi la fantasia e la scelta, e all'interno mettere due cuoricini di legno, o comunque potete mettere anche altre cose, non necessariamente due cuoricini di legno, potete sbizzarrirvi come volete, come più vi piace, e questo sarà l'effetto finale. Ricordatevi sempre che gli oggetti del passato, gli oggetti di riciclo, questi oggetti vibrano, hanno una loro storia e quindi trasmettono delle emozioni che gli oggetti, per quanto possano essere belli, nuovi, non potranno mai avere. Cos'è questa? Questa è una tegola antica, quindi sono quelle tegole che venivano messe sui tetti. Non ho fatto altro che passargli un po' di olio, petrolio in realtà, per lucidarla e quindi renderla un pochino più viva, un po' più così lucida proprio. E dopodiché ho passato un po' di cera bituminosa, che serve appunto per dare un po' di effetto usurato all'oggetto, e quindi sporcarlo proprio, diciamo il termine giusto, sporcare l'oggetto. Infatti la cera bituminosa è vera in questo caso, e riporta appunto sull'oggetto un po' il tempo, e quindi questo alone di nero, come vedete bene, eccoci qua. E quindi questo effetto dona alla tegola un carattere un po' diverso. E quindi cosa ho fatto? Ho messo dei fiorellini, delle ortensie finte in questo caso, e il muro, la parete, meglio dire, eccola qua. Siete pronti? Eccoci,
allargo l'immagine e cosa vi presento? Vi presento una bellissima finestra antica degli anni 30 che è stata recuperata e rivisitata in questa chiave shabby chic. Come vedete sono state eliminati dei vetri che erano rotti e quindi sostituiti con, in questo caso, una farfalla e un cuoricino, mentre la rete metallica è originale e lì dove il vetro era ancora intatto è stato messo il tessuto con le farfalle, vi faccio vedere nel retro, eccoci qua, in maniera tale da ottenere una sorta di quadro. La finestra è stata trattata completamente, quindi è stato rimosso tutto il superfluo, cioè della vernice vecchia, e dopo è stata fatta una passata veramente veloce con un pennello proprio spennellata senza acqua, quindi con una vernice acrilica non diluita, per dare proprio l'effetto shabby e quindi lasciare delle tracce del legno che traspare da sotto, proprio perché nella tecnica shabby chic è importante mantenere l'usura degli oggetti, altrimenti si perde. Possiamo fare una pennellata compatta. Adesso vi avvicino per farvi vedere proprio. Voilà, eccoci qua, vedete? Proprio usurata. Ecco, questa è la finestra nell'insieme. Questa finestra la ditta di ristrutturazioni voleva buttarla, io assolutamente ho fermato questo disastro perché sarebbe stato veramente un peccato, e questo è diventato un decoro, quindi un oggetto di questa camera da letto. Vi faccio anche vedere in generale il risultato della camera, così avete anche un'idea più chiara. L'idea era proprio quella di voler realizzare un ambiente in stile shabby e quindi, come vedete, anche tutti gli altri elementi decorativi, ossia i cuscini, le abajur, i comodini, sono stati scelti ovviamente in questa chiave sempre molto romantica. Queste per esempio sono valigie che non sono antiche, quello che vi dicevo un po' prima. Sono delle valigie rivisitate che vogliono essere antiche e vintage, ma in realtà non lo sono. Queste le ho acquistate da Maison du Monde. L'armadio idem, cuoricino che richiama sempre lo stile shabby chic, e anche qui abbiamo una lampada realizzata sempre con una vecchia gamba di un tavolo antico, quadretti con sempre i soliti decori shabby. E anche questo piccolo buffet è stato riverniciato completamente, ho mantenuto solamente questo decoro floreale che richiama i cuscini che ci sono nel letto. E poi abbiamo il piccolo scrittoio con il bianco vince sempre, stravince su questo stile shabby chic. Eccoci qua, quindi vi saluto, questo è tutto per oggi, per questo video. Non dimenticate di mettere un bel pollice all'insù per far crescere questo canale e iscrivetevi in maniera tale da poter visualizzare subito i nuovi video. Io vi ringrazio di cuore e al prossimo video. A presto, ciao!